Ciao a tutti, finalmente ci ritroviamo perché siete nella seconda parte, c'è Gaia che tossisce, nella seconda parte della recensione di filati Temu, fantastici, punto, non aggiungo altro e adesso vi dirò qualcosa di più. Questa volta ho voluto presentarmi, anche per chi non mi conosce, e soprattutto parlarvi, vi devo far vedere tantissime cose, quindi spero davvero questa volta di riuscire ad essere sintetica, ma sicuramente non ce la farò, e presentarvi, no, e rispondere ad alcune domande. Vi devo presentare parecchie cose, anche il mio giochino, ve lo voglio far vedere. E, di che cosa, a quale domanda soprattutto voglio rispondere, perché ci sono tante parole che dicono di Temu, dei prodotti cinesi, quando siamo immersi qui in Italia di prodotti cinesi, ne dicono tantissime, ma una in particolare è una bella domanda e mi è piaciuta e a lei, a queste persone, a questa domanda voglio rispondere. Mi dicono sì, belli questi filati, ma dopo il lavaggio? Allora, se io ve li presento, non è certo perché sono ciofeche, anche perché li uso e quindi ho la dimostrazione, una piccola dimostrazione, indosso e qui dietro, di quello che io ho utilizzato, dei filati che ho utilizzato. Parliamo solo dell'invernale perché se devo aprire tutto l'estivo che ho già messo via, divento matta. Ho tantissime cose, ma vedete tutto nel mio canale, tutte le mie creature nate da 1 anno e mezzo a questa parte sono state realizzate con i filati di Temu. E credete che io indosso un capo e non l'ho lavato? Normalmente io creo il capo e dopo lo lavo, normalmente faccio il campione, lo lavo e poi dopo ci creo. Quindi se io ve li consiglio un motivo ci sarà. Allora, parliamo di questo qui è il cardigan punto luce, l'avete sicuramente riconosciuto. Questo l'ho fatto 1 anno e qualche mese fa. L'ho lavato quante volte, non lo so, tante volte. Io però, attenzione, di questo vi voglio parlare, stiamo parlando del cashmere, uno dei cashmere che io ho provato, ok? Questo cashmere qua. Questo cardigan è realizzato con questo cashmere, che magari si legge al contrario, sicuramente, quindi toglilo, che vi ho consigliato in una delle mie recensioni. Aspetta, c'era Gaia che voleva salire sul divano. Allora, famosa Gaia, oramai per tutte le cose che ho fatto in suo nome, in suo onore, col suo nome, lì c'è Luna e devo iniziare anche a creare qualcosa. Solo che il nome Luna è già molto gettonato, no? Quindi, guardate Gaia. Lei è la mia signora, perché è una signora di 12 anni, ha qualche problemino e quindi adesso stiamo cercando in tutti i modi di superare questi momenti. Abbiamo perso un po' di pelino qui sulla testina, ma siamo sempre bellissime. Allora, torniamo a noi. Quindi il filato, come detto, è uno dei cashmere che io ho provato. Non solo vi ho già detto nella recensione che era fantastico, quando io vi dico così andate sul sicuro, perché vuol dire che è veramente fantastico, non mi servirebbe dire il contrario, dire di un filato che è fantastico quando è poi una ciofeca, francamente. Poi c'è anche da dire che questo è il mio gusto. Ok, questo è il mio gusto. A volte dicono, ma il filato è troppo fragile, se tiro troppo si rompe. È un cashmere, non c'è dentro. La maggior parte di quelli che ho scelto io, la maggior parte, sono puro cashmere. Quindi il cashmere è una fibra molto molto delicata. Quindi in alcuni lotti aggiungono anche un rocchetto insieme e lavorandoli insieme dà più forza al cashmere, ok? E altri invece, come quello che ho fatto ultimamente, si lavorano tranquillamente con l'uncinetto addirittura 3,5. Io l'ho lavorato con l'uncinetto 3,5, ma andiamo per gradi. Allora, questo è una delle evidenze
di come io lavoro i filati della Temu, in questo caso cashmere, nel caso dietro la maglia delicatezza sempre cashmere, ed è questo tipo di cashmere, questo, lo vedrete al contrario, ma guardate l'immagine che c'è, ma ripeto, guardate le mie recensioni, lo ritrovate nelle mie recensioni passate, ok? E quindi quando mi chiedono, sì, sono belli, però dopo il lavaggio chissà che cosa pensano che sia dopo il lavaggio. Questi qua, tutti questi che voi vedete, sono tutti lavati e stralavati. Stiamo parlando di filati tipo questo, che adesso ti faccio vedere, anzi lo indosso, vi faccio anche da mannequin. Allora, quello di prima era Punto Luce, è un videocorso privato, attenzione, un videocorso privato, trovate l'anteprima nel mio canale e adesso mi sistemo, trovate l'anteprima nel mio canale e poi seguite quello che dico nell'anteprima per poterlo ottenere. Ok, questo invece è scaccomatto con un filato che è qualcosa di pauroso. Guardate come mi sono, vabbè dai, siamo tra amiche, giusto? E amici. Questo è scaccomatto, un filato caldo e meraviglioso. Stiamo parlando di, dove li ho messi? Eccoli. Di questo filato. Ma perché vi sto facendo questa anteprima in questo modo? Proprio per farvi vedere che non sono chiacchiere le mie. Io faccio i fatti, capito? Io li acquisto dove mi pare, io li acquisto in Cina, mi piace acquistarli là, anche perché, ripeto, siamo invasi da prodotti cinesi, quindi io non faccio del male a nessuno e non faccio del male neanche al mio portafogli. Perché è un prodotto di alta qualità, e questo ve lo metto nero su bianco su quelli che ho provato io, attenzione, gli altri non lo so, di alta qualità a un costo veramente ridicolo. Anche questo lo troverete in una delle recensioni e probabilmente ve lo faccio vedere dopo, perché ne ho preso uno simile ma non identico, per chi lo ama un pochino più spesso. Questo qui ha i fiocchetti bianchi. Ringrazio tutte le amiche e gli amici che mi hanno seguito nelle mie recensioni, che hanno poi fatto i loro acquisti, dove io non metto in tasca niente ovviamente, cioè io vi parlo, ma perché mi fa piacere farvi vedere che cosa ho scoperto, che cosa ho provato, che cosa creo con quei filati. Ok? Quindi però io ringrazio tutti coloro che hanno fiducia in me, che hanno provato cadendo nel buio dicendo non so come andrà, però Marina è andata bene, quindi voglio provare, e si sono trovate bene, hanno creato delle cose meravigliose, lo vedo nel gruppo. Ok, questo ve l'ho fatto vedere. Le sciarpe che non ho fatto con il Colorful, il Fireland, queste sono dell'anno scorso. Voi sapete quante volte le sciarpe vanno lavate, rilavate, rilavate. Guardate, com'è dopo il lavaggio? Com'è dopo il lavaggio? Questo non è un cashmere, non mi ricordo la fibra, ma tanto ve la farò vedere dopo, perché sto creando una nuova creatura proprio con il Fireland. E qui abbiamo invece, vediamo se ve lo faccio provare, intanto ve l'ho messo sulla gruccia, che io non metto mai i miei capi sulla gruccia, questo è ventaglietti, questo, allora il Fireland, vabbè, non ce l'ho qui, ma tanto te lo devo far vedere nella, nella recensione. Qui abbiamo un misto cashmere, e adesso ti faccio vedere anche questo indossato, anche questo lavato e rilavato. Ecco, non mi fare mettere anche la maglia, tu sappi che c'è anche il tutorial sia di ventaglietti cardigan che la maglietta da mettere subito sotto. Aspettami, che mi aggiusto almeno il colletto, a presentarmi in modo un pochino decente. Oh, eccola qua. Allora, dimmi, questa qui, boh, non lo so, l'ho lavata, boh, non lo so, no, non mi chiede, stiamo parlando tutti di progetti fatti dall'anno e mezzo andare in avanti. Questo qui è un misto cashmere, è lui, questo qua. È fantastico, fantastico, è meraviglioso. Chissà se riesco, ecco, così vedete anche, guarda, lì c'è la codina, anche, guarda, ho appoggiato la maglietta qui c'è Gaia e lì c'è la codina di Luna.
così vedete anche questo. Questo perché mi sono dimenticata ancora questo. Ma ce ne sono molti altri. Qui cos'era? Granny facile. Allora, del Granny facile lo trovate nel canale, ovviamente. Questo qui è un altro tipo di... lo metto, aspetta. Oh, ho messo anche questo. Allora, questo è il cardigan Granny facile, realizzato con questo tipo di filato. Questo, sempre cashmere, sono tutti diversi quelli che ho provato e con la quale ho realizzato, e quindi questo per dirti, e con questo però mi fermo perché altrimenti non vado avanti con questa recensione, fidatevi. Quello lì ovviamente è un amore, te l'ho già fatto vedere questo cashmere qua, lui, lei e la maglia delicatezza. Tutto sul mio canale, iscriviti al mio canale, iscriviti così almeno riesci a vedere tutte, e soprattutto ti avvisano quando ci sono nuovi video. Questo per rispondere a quella domanda che era la più giusta per me, non tanto le altre che sono ovviamente sono lecite, tutti possono fare domande o dare opinioni, se sono gentili e cordiali io rispondo anche, se sono scortese anche no, non rispondo, non mi abbasso, anche perché io so che cosa vi sto mostrando e so qual è la qualità. Quindi più che mostrarvi che io lavo tutto a mano, preciso, lavo tutto a mano, le creature, tutto il resto no, ma le creature le lavo tutte a mano, quindi se vuoi che duri più a lungo devi avere la pazienza di lavarle a mano, anche perché ci impieghiamo una mesata a fare una creatura. Vabbè, per me perché lavoro di sera. Non ho il piacere di poter lavorare tutto il giorno ad uncinetto, ma posso dedicare 10 minuti a un lavaggio a mano anziché buttare dentro la lavatrice, anche se c'è il programma Lana. Poi per carità c'è chi va benissimo, però secondo me i progetti in questo modo dopo un po' si sfibrano e quindi durano meno. Ecco, io solo quello, poi è un consiglio, come i consigli che adesso vi darò e che vi ho dato nella prima parte. Quindi io spero che vi piacerà questa seconda parte. Scusate il disordine che c'è dietro, ma avete visto che ho fatto da mannequin. Anzi, guarda, mi faccio anche un altro mannequin. Questa qui, anche queste sciarpe, sono sciarpe che vi ho presentato nel mio canale. Cercherò di mettervi tutti i link perché, guarda come combinazione, non l'ho fatta apposta e potevo prendere questa e altre. E quante ne ho fatte da regalare? Comunque, torniamo a noi. Oggi vi presenterò tanto, se avete pazienza di guardarmi io ne sarò lieta, che poi acquistate o no è un altro discorso, a me basta che mi guardate. Se sei nuova di Temu, lo dico sempre, scarica l'app, scarica che ti conviene a te. Se sei nuova hai buono, quel famoso finché c'è, come detto, finché c'è da 100 euro. Quando poi ce lo toglieranno, pazienza, io ve li presenterò comunque perché io acquisto senza i buoni da 100 euro, io acquisto con i prezzi che sono già risicati, quindi non mi serve quel buono. Quindi se me lo danno però io lo accetto, non sono una milionaria, quindi di conseguenza se me lo danno io lo accetto. E poi cos'altro volevo dirti, se non andiamo a vedere le nuove cosine che ha preso Marina, che ne dici? Dai, seguimi in questo video, poi dimmi pure tranquillamente in libertà quello che vuoi, però non mi dire le stesse cose perché guarda, ne ho già sentite tante e alla quale non credo a nessuna delle teorie, perché sono teorie che fanno. Quindi ti dico soltanto che io mi trovo benissimo, ho superato l'anno e mezzo di acquisti e di acquisti ne ho fatti proprio tanti.
Ovviamente la mia parola è su quello che io vi faccio vedere. Se voi poi da lì cambiate filato e magari non vi trovate bene, o alzo le mani al cielo, perché io se non l'ho provato non vi posso dire è orrendo per me, è fantastico per me. Non posso dirvelo, però posso garantire con i miei giudizi su quelli che io ho provato e quelli che andiamo a vedere adesso insieme. Mua! Seguimi! Certo, mi sono poi alla fine dimenticata di indossare anche semplicemente il cardigan, semplicemente. Adesso vi faccio, magari vi metto la foto, ma sapete quanti non ne ho dimenticati? Comunque, semplicemente è l'ultimo cardigan che vi ho, della quale vi ho fatto appunto il tutorial. Questo è un filato, adesso l'ho lavato già 2 volte questo cardigan ed è meraviglioso. Insieme al cardigan trovate sia il tutorial del cardigan semplicemente, l'ho fatto recentemente, e sia anche dello scialle semplicemente. Vediamo se riesco a fartelo vedere. Ecco, questo è lo scialle. Ricordate nella prima recensione che dicevo mi piace tanto la pellicetta per bordare le mie creature, ecco, con lo scialle proprio è stupendo. Di che filato parliamo? Di un filato straordinario, della quale poi ho acquistato il verde acerbo. Adesso te lo faccio vedere, aspetta che li guardo. Il verde acerbo e il color viola con la quale ho fatto il gilet per la mia mamma, sempre nel mio canale. Adesso ti faccio vedere. No, non ti posso far vedere il gilet perché non ce l'ho. Poi ho preso un bellissimo rosso e un color avorio. Allora, questi filati dovete averli, sono straordinari. Aspetta che ne prendo uno così parliamo di qualcosa. Allora, questi li possiamo togliere. Ok. Una meraviglia. Ragazze, una meraviglia. Guardate quando è lavorato, che cos'è questo filato. Questo è già lavato, ripeto, 2 volte, 2 volte. È straordinario, è un filato meraviglioso. Come vedi, mi si è staccato. Allora, il lotto è composto da 3, 6, 9, 12 gomitoli in cashmere. Allora, aspetta che vado a prendere. Sono 50 grammi per gomitolo e di gomitoli, ti ripeto, ne abbiamo 12. Qui ne manca uno perché quello che manca l'ho utilizzato per realizzare appunto il gilet per mia mamma, tutorial nel canale. Allora, qui che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Cashmere al 100%, lo leggi? Cashmere al 100% e lo senti tutto il cashmere. Io questo che è invece il del viola me ne sono rimasti, aspetta che ti dico, me ne sono rimasti 2, 4, 6 più questo moncherino qua. Ok, la metà ne ho utilizzati, la metà, e ho fatto il gilet per mamma che è una taglia L. Come vedi dentro ci sono anche questi, ma sono spolette queste, non servono da inserire insieme al filo, sono proprio spolette di filo quasi elastico, vedi? E direi abbastanza elastico. Non so cosa me ne farò, le terrò nell'eventualità. Io non cucio mai con questo filo, a parte che questo, ripeto, è elastico, quindi lo terrò, è incluso nel lotto, quindi va bene. Sono andata a vedere il prezzo di oggi, è 24,15 euro, 24,15 euro di filato, un filato straordinario, fidati, è veramente meraviglioso, senti proprio, la senti proprio. Ecco, io vi dico sempre, il cashmere è l'amico mio, l'amico mio. È un filato, dunque,
cashmere a 6, ma penso che 6 filati vuol dire che è ritorto con 6 fili probabilmente, difatti è più spesso degli altri cashmere che ho provato, tant'è che io con la mia mano lo utilizzo col 3,5, si può utilizzare tranquillamente anche con il 3, poi dipende dalla tua mano, ovviamente dipende sempre da quello. Come detto, il prezzo te l'ho detto, ti ho detto che sono 3, 6, 9, 12 gomitoli a 24,15 euro. Ciò vuol dire che ogni gomitolo ci viene a costare circa 2 euro, ogni gomitolo, ma neanche l'acrilico lo prendiamo a quel prezzo. Quindi se io ho creato già, immagina, appena l'ho ricevuto ho creato questo, che è il cardigan semplicemente. Qui lo vedi proprio lavorato, non c'è bisogno neanche di farti il campioncino perché lo vedi nel tutorial. Subito dopo ho acquistato i lotti, che adesso ti faccio vedere anche gli altri colori. Questo e questo, francamente, insieme mi piacevano tantissimo. Questi due colori insieme proprio, difatti è nato il gilet sempre nel mio canale. E quindi appena io l'ho visto, la prima cosa che ho fatto è iniziarlo a lavorare, iniziare a creare con lui e poi acquistarne ancora, e non mi fermo perché ci sono dei colori stupendi. Guarda questo, guarda questo, anzi vuoi i colori che, anzi ti faccio vedere anche l'altro. Ovviamente io te ne ho fatto vedere uno, ma ho tutto il lotto, ho tutto il lotto. Allora c'è questo colorino qui che è anche molto bello, per fare qualcosa di neutro. Questo ancora non l'ho aperto, ma è sempre lui, quindi aspettami che arrivo. Eccolo qua, Luxury Cashmere. Ricordati di questo nome, non perderlo. E poi adesso che costa 24 euro, francamente, guardalo, è un filato stupendo, stupendo. Lavato, se è possibile, è ancora più bello, se è possibile, perché superare questa qualità non lo so. Eppure io quando l'ho lavato l'ho sentito ancora più bello, se è possibile. Quindi ti ho fatto vedere questo. Della lunghezza non se ne parla, ma io ti dico una cosa, con un lotto intero ho creato il cardigan, semplicemente per una taglia, non è proprio una M, è una M barra L, quindi 44 barra 46, è anche lungo, più lo scialle. Ripeto, se volete vederli proprio in toto per bene, guardate nel mio canale, li troverete tutti e due, con un lotto, cioè 12 gomitoli da 50 grammi, ok? Quindi io ho realizzato sia il cardigan che lo scialle, quindi ciò vuol dire che se tu hai una 46, anzi con la 46, fino a una 48 basta un lotto, fino a una 48. E ovviamente fai il cardigan. Parlo di semplicemente, perché è molto lineare, quindi non ha punti puff, non ha diciamo una lavorazione che ti ruba molto filato, e quindi poi dipende da quello che devi fare. Fino alla 48 un lotto basta. Se superi la 48 allora vai con 2 lotti, che sei più tranquilla. Dalla 48 in poi con 2 lotti si arriva dove volete. E questo è il primo meraviglioso, straordinario filato che vi consiglio veramente con tutto il cuore. Ricordatevi questo, Luxury Cashmere, il top del top dei filati. Questo è veramente, ha superato ogni mia aspettativa. I colori. Questo è il colore 57 melanzana. Questo è il numero 3, che l'hanno chiamato fiori con clip, che poi hanno sbagliato, hanno scritto da 3 metri, invece è il numero 3, non da 3 metri, è il numero 3, il colore è il numero 3, è un colore avorio, io non so cosa ti ho detto prima, ma è il colore avorio.
bellissimo anche insieme. Questo è il numero 20, avocado, già usato, bellissimo. Questo è il numero 20. E l'ultimo, questo, il 27, due rossi, si chiama così, due rossi, il numero 27. E ovviamente poi, e quindi questi sono gli ultimi che ho acquistato. Ovviamente poi c'è il mio rosa, che è questo, della quale non ho neanche più mezzo metro, perché ho creato anche lo scialle insieme, e questo il color 12 polvere. Allora, abbiamo 600 grammi, vabbè, vi avevo detto quanti gomitoli ci sono per 50 grammi, comunque sono in totale 600 grammi. Io con 600 grammi ho realizzato, come detto, sia lo scialle che il cardigan. Passiamo oltre. Non è un filato. Si capisce che cos'è? È un qualcosa di morbidoso. È un qualcosa di morbidoso. Guardate che cos'è. Guardate che cos'è. Quanto è fatto bene questo orsacchiotto. L'ho pagato 9,45 euro. Ecco, c'è il cappuccio removibile, c'ha la sua zip, si può togliere e si può mettere, e un orsacchiotto di 25 centimetri, tanto per farvi capire quanto è grande. Queste sono le indicazioni, che si può lavare anche in lavatrice a 40 gradi, made in China, come 3000 altre cose che, scusa, made in China, come 3000 altre cose che troveremo qui in Italia, ovunque andiamo. E vabbè, tutte le precauzioni, ecco, questo è quello che dovevi leggere. Ed è stupendissimo, morbidoso, è proprio pacioccoso, questo da fare un regalino, ma non lo so, io l'ho preso per me, ecco, io te la dico tutto, l'ho preso per me, mi è piaciuto, ci sono altri colori eventualmente, e questo mi piace tantissimo. Guardalo, guardalo che cos'è. È troppo bello. Ok, passo oltre. Ricordate che vi ho fatto vedere le sciarpe e gli sciarponi all'inizio? Io ho utilizzato per fare tutte le sciarpe dell'anno scorso da regalare a Natale il Colorful e anche il Fairyland. Allora, questo è il Fairyland e questo è il Colorful. Allora, come filati direi che sono molto simili, molto simili. In un certo qual modo prediligo più il Colorful che il Fairyland, ma non c'è un motivo, è una questione proprio mia personale, cioè sono molte volte più propensa con il Colorful, ma io ho utilizzato sia l'uno che l'altro. Qui mi danno 245 metri, stiamo parlando del Fairyland, 245 metri in 100 grammi di cake in un lotto, perlomeno nel lotto che ho preso io ce ne sono 4. Da questa parte mi dà invece il componente, allora 60% cotone, 30% acrilico, 10% lana. Invece il Fairyland non mi dice nulla tranne anche qui non c'è, no, non c'è l'uncinetto ferri dal 2,5 al 4. Allora, partiamo da questo. Sono validi entrambi, forse il Colorful è leggermente più pelosino, lo spessore, guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, questo è il Fairyland, questo, Fairyland. E sono già alla terza, sto realizzando, questa sarà la nuova creatura, sto facendo spoiler. Allora, questa sarà la nuova creatura e
praticamente sto facendo un cardigan top down, con questo è il lato del cardigan top down, questa è la manica, cioè quella, il sopra la spalla più che altro del cardigan. Sono alla terza cake, sono quasi arrivata alla lunghezza, ma non ancora, quindi andrò sulla quarta. Ciò vuol dire che mi mancherà tutta la rifinitura e le 2 maniche, ma io di lotti ne avevo 2 e di conseguenza, no, chiedo scusa, ho fatto un errore. Allora, questa è la quarta, quindi scusami. Allora, io ne ho 1, 2, 3 e 4 e questa qui fa parte del primo lotto, quindi questa è la terza cake. Ne ho ancora una, quindi riesco a fare tutta la lunghezza con queste 3 cake, 4 con un lotto, in poche parole, tutta la lunghezza, e penso di riuscire a iniziare una manica. Ok, mi servono comunque 2 lotti per farlo con la manica lunga, 2 lotti, poi non so se li userò tutti, ve lo dirò quando poi vi farò il tutorial. Quindi cosa vuol dire questo? Che fino alla 44 prendete 2 lotti, se dovete fare il gilet basta un lotto, se dovete fare il cardigan 2 lotti vi servono, perlomeno, poi dipende dalla lunghezza, stiamo parlando della 44. Dalla 44 in su assolutamente bisognerebbe prendere almeno 2 lotti. Allora, questo è il Fairyland, quindi questo. Il Colorful è questo, il Colorful è questo. Come tu noterai, sono pelosini entrambi. Vedi? Sono gemelli, secondo me, sono molto 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 simili. Però questo, il Colorful, non so perché, è un pochino più nelle mie grazie, anche se sto lavorando il Fairyland, ma si somigliano moltissimo, quindi sceglietene uno, quello che desiderate. Il Colorful si trova con un po' più, questo, il Colorful si trova con un pochino più di difficoltà, il Fairyland si trova un po' più facilmente. Io vi lascio comunque il link sia dell'uno che dell'altro, sono 100 grammi ognuno. Adesso vediamo la composizione del Fairyland. Eccolo qua. Allora, cotone al 60%, acrilico al 30% e lana al 10%. Come vedi è la stessa dicitura, quindi praticamente corrisponde anche come tipologia di filato: cotone, acrilico e lana, semplicemente sono 2 marche differenti. Sento una leggera differenza nel Colorful, non lo so perché, qualcosa la sento, però è impercettibile. Scegliene uno o l'altro, perché poi più o meno sono veramente simili. E sappi che all'incirca ci saranno 245 metri per ogni cake, e di cake, perlomeno nel lotto che ho preso io, ce ne sono 4 cake per ogni lotto, sia per il Fairyland, ma ho visto dei lotti anche più piccoli, volendo, quindi volendo, se ne volete prendere 6, prendete un lotto da 2, se vi conviene un lotto da 4, sia per il Fairyland che per il Colorful. Belli, bellissimi questi filati, ascoltatemi, ne vale veramente la pena. Comunque io andrò avanti con il tutorial e poi ti farò vedere. Questo è uno spoiler. L'uncinetto, utilizzo l'uncinetto numero 4 uncinetto numero 4 per realizzare questa meraviglia. Per me lo è una meraviglia. Allora, adesso vi voglio parlare proprio di questo filato. Questo filato qui io l'ho preso, avevo già capito che era diverso da quello che ho utilizzato per il cardigan rosso, che tra l'altro ho preso subito dopo un altro lotto, si vedeva già che era diverso, però anche per farvi capire che molte volte io vi metto i link, no, ai filati che io provo, e esce, ovviamente cliccando sul link esce il filato che appunto io ho scelto e tanti altri. Molte volte ci si sposta anche sugli altri, che però io non tutti li conosco, e poi a volte mi dicono Marina, però io ho preso il tuo filato
poi io mi faccio dare il codice e non è il filato che ho scelto io, ma non perché io sia la più bella, la più brava, la più sapiente, no, semplicemente perché io avevo provato questo e tu hai scelto questo, ok? È diverso, no? È diversa la cosa. Io sto facendo questo esempio, ma per farti capire. Quindi, se io ti dico guarda il prodotto su quel link, vuol dire che è quello che io ho provato. Capito cosa voglio dire? E non è questo. Adesso invece ho provato anche questo, ma questo è solo un esempio che ti ho fatto. Qual è la differenza? Notevole. Allora, bellissimo anche questo, ci sto facendo è morbidissimo, guardate, è stupendo anche questo filato. Vi do però tutti e due i codici, perché qui questo è mohair, merino e acrilico ed è più sottile. Hai visto il risultato con il cardigan che ho indossato anche, ho fatto da mannequin, ho indossato e hai visto il cardigan indossato su di me. E ho preso tra l'altro anche l'arancione, il blu, il verde, sempre della stessa tipologia, per farti capire quanto mi è piaciuto. E questo qui invece, vi lascio il link anche di questo qui invece è mohair e acrilico. Allora ripeto, questo è mohair 50%, merino 20%, acrilico 30%. Questo qui è soltanto mohair e acrilico, ok? Sembrano uguali, ma sono due cose completamente differenti, anche come tipologia di filato. Allora, il filato, questo è composto da questa fibra, quindi stiamo parlando sempre, guarda la diversità. Allora, questo ha più pelino, di conseguenza rimane più voluminoso, vedi, nel lavorarlo. Ok, tant'è che qui ho utilizzato l'uncinetto 4,5, se non sbaglio. 4,5. Qui ho utilizzato l'uncinetto 4,5. Mentre per questo non mi ricordo più, se non sbaglio il 3, se non sbaglio il 3 o il 3,5 per questo. Dovrei controllare. Comunque la differenza la vedi anche tu. Allora aspetta, te la faccio vedere così. Questo qui ha molto più pelucchio. Questo è il mohair, questo pelucchio qui è il mohair. Qui invece di mohair, anche se ce n'è al 50%, il pelucchio si vede molto meno. Quindi il risultato, te lo faccio vedere qua, il risultato è così, più sottile, sempre col pelucchio del mohair, ma non tantissimo. Vediamo se riesco a fartelo vedere così. Allora, guarda, è sempre la stessa creatura, questo qui è con il mohair merino e acrilico, questo invece è composto da mohair e acrilico, punto. Mohair e acrilico, manca il merino. Vedi la maglia quanto è più alta di questa? E ovviamente il risultato è meraviglioso, perché guardate, è di una morbidezza questo filato stupenda, è veramente stupendo, e mi piacciono questi pallini bianchi, i fiocchetti di neve sopra. Mi piace moltissimo anche la sfumatura, ma viene più spesso, viene assolutamente più spesso, vedi? Quindi dipende da come piace a te. A me piace in entrambi i modi. Questo è stupendo, morbidissimo e sfumato, quello che ho scelto io, il colore che ho scelto io, perché ce ne sono altri, mentre questo qui è più sottile. Quindi dipende da come piace a te, da come piace a te la riuscita, a prescindere dal colore, da come piace a te, se lavorato più sottile o più spesso. Ti dico già che questo qui è caldissimo, questo lo deve essere ancora di più, ancora di più. Allora, nel primo, quello del cardigan rosso, per intenderci, quello che ti ho appena fatto vedere, ci sono, dunque, aspettami, 10 gomitoli,
10, da 30 grammi l'uno, quindi sono 300 grammi in totale. Ogni gomitolo misura ha un quantitativo di 114 metri. Io con un lotto ho realizzato il cardigan che hai visto indossato, quello rosso, che è scacco matto, che trovi nel mio canale, con un lotto intero. Con un lotto ho realizzato quel cardigan taglia 44, così come lo vedi. Ok, non troppo lungo, però mi calza perfettamente. L'hai visto anche indossato su di me. Questo costa 8,88 euro. Io praticamente con 8,88 euro mi sono, anzi io l'avevo pagato anche meno a dire il vero, comunque mi sono realizzato un cardigan fantastico, fantastico. Ti dico anche di più, quando io l'ho lavato, e adesso l'ho lavato più volte, e la prima volta che l'ho lavato, come ripeto, a mano e singolarmente lavo tutto, ha perso un po' di colore nell'acqua. Qual è il problema? Continuo a sciacquare, sciacquare, sciacquare finché il colore non lo perde più. Nei lavaggi successivi non ha più perso il colore. Quindi la prima volta me l'ha perso questa tonalità. Le altre devo ancora realizzarle e provarle. Vorrei essere un polpo con tante braccia, tanti tentacoli per poter lavorare tutto quello che voglio, ma non è così. Quindi di questo ti ho parlato, ti lascerò il link anche di questo. Allora, di questo in un lotto ci sono 500 grammi, in un lotto sono 10 gomitoli, 10, costa, adesso leggo 13,46 € in questo momento, ma vedo solo due colori, vedo soltanto due colori, quindi se lo volete più spesso, ecco lì dovete cercare i similari. L'unica cosa è che la prima volta che mi succede, io qui leggo 60% mohair e 40 acrilico, mentre sul sito, nei dettagli dell'articolo, mai nel titolo, non guardate mai il titolo perché lì a volte è sbagliato. In questo caso non corrisponde perché nel titolo dice 40 acrilico, 10 mohair, 20 nylon, 30 lana. Quindi è diverso la composizione, però la composizione, da quello che io ho notato, più sicura è quella che c'è scritto sul lotto, ok? Quindi io do adito a questo, 60 mohair e 40 acrilico. Io do adito a quello che c'è scritto in questa parte. Vi ho detto tutto, il prezzo 13,46, il filato ve l'ho fatto vedere, è morbidissimo, pacioccoso, proprio morbido, morbido, morbido. Le sfumature le vedi qua, le sfumature, lo spessore anche, è più spesso ma è di una morbidezza notevole. Sicuramente con 10 gomitoli io riesco a realizzare la 44 alla grande con 10 gomitoli, perché qui sono al secondo, se non sbaglio, 2 4 6 8, sono al secondo, io ho già chiuso la spalla, cioè vuol dire che anche una 46, per una 46 basta un lotto, perché è vero che devo andare a creare ancora tutta la larghezza, però io già capisco che sono al secondo gomitolo e sono già l'allargamento del cardigan. Mi mancano le maniche, mi manca la lunghezza, mi manca fare l'altro, però se tanto mi dà tanto, capisci che un lotto è più che sufficiente. Andiamo oltre. Ho ripreso di nuovo l'alpaca cashmere perché è un filato straordinario. Qui di gomitoli nel lotto ne abbiamo soltanto 5 gomitoli. Si presenta in questo modo, guarda. Allora, qui hai il 58% di cashmere, il 37% di alpaca, il 5% di anti-pilling, di fibra anti-pilling. In totale abbiamo 50 grammi per, quindi abbiamo 100-250 grammi in un lotto. Costa 7,89 € e io questo filato te l'ho già fatto vedere, l'avevo già preso in fucsia e in bordeaux,
Il risultato, questo era il filato, il risultato con il bordeaux ve l'avevo anche già fatto vedere, qui sto iniziando, in realtà è rimasto fermo perché poi ho iniziato altri progetti, dovevo fare lo scialle, insomma è rimasto fermo. Comunque questo è il cardigan semplice trattino mente, semplicemente, l'ho lavorato, ho lasciato meno male il post-it con l'uncinetto numero 3, un filato raffinatissimo, raffinatissimo. Uncinetto 3, ho voluto prendere questo giallo bello acceso, l'avete notato anche come giallo, con un altro tipo di filato che è solo cashmere, quello della maglia delicatezza. Adesso non vorrei, comunque eventualmente mi correggerò con una scritta il nome della mia creatura, e, avevo appunto utilizzato il giallo, mi è piaciuto e quindi l'ho voluto riprendere, ti dà quella voglia, magari in quel momento hai voglia di qualcosa di colorato, e mi sono scelta il giallo, ma ci sono tantissime colorazioni. Questo qui è il numero A18, A18 come numero, ma ci sono, ti ripeto, io ho preso questo fucsia e ho preso anche il bordeaux, vinaccia, più che bordeaux è un vinaccia questo, bellissimo anche questo, bellissimo. Quindi questi sono i tre colori che ho, e sono, allora, qui mi danno anche la lunghezza, che è di 350 metri a gomitolo, 3,50. Ripeto, di gomitoli in un lotto, nel link che ti darò, sono composti da 5, quindi 5 gomitoli da 375 metri cad, ok? Cada uno. E che dire di questa meraviglia? Che dire? Te la faccio rivedere, guardala. Anche perché possiamo avere dei gusti differenti, a te non piace magari con il mohair, non ti piace il filato pelosino, il cashmere, semplicemente il cashmere. Questo è un misto cashmere, perché ripeto, qui abbiamo anche l'alpaca, alpaca e cashmere insieme. Te lo faccio rivedere qui, 58, 37, ma dai, ma che qualità, ragazzi, che qualità, che qualità. Andiamo avanti. Ah, ti ho detto il prezzo, 7,89 € per 5 gomitoli, te l'ho detto. Ho voluto provare questo filato perché sul sito di Temu, questo filato qua, sul sito di Temu c'è una bellissima presentazione con una copertina con tutte delle roselline tutte quante intorno. Mi è piaciuto, costa 5,55 €. Ho detto, boh, lo provo, vediamo com'è. È solo per copertina però, cioè solo per copertina, perché è veramente molto, non è solo una questione di essere spesso, è molto, è molto come filato. Qui sto usando il 4,5, ma sicuramente anche un 5 per ammorbidirlo un pochino. Mi piace per fare una copertina per le mie bimbe, questo sicuramente. Voglio farne una, vediamo quanto ne viene. Mi dà come metraggio 390 metri, quindi proprio per una copertina. Ecco, questo è adatto per fare proprio le copertine. E sicuramente, visto che quantità di acrilico abbiamo qui, 80% acrilico, 20% cotone, ecco, questo sì che potete metterlo in lavatrice lavagiolana, questo sicuramente sì. Io vi dico, forse neanche questo laverò a mano, quindi qui se ci creo qualcosa ci creerò una copertina. Mi è piaciuto, ma non per capo, per lavorare un capo, ecco. Non è male, come filato, ripeto, non è male, è un po' troppo, se così spesso lo voglio più morbido, ecco, io continuo a insistere sul fatto dell'essere morbido, se così spesso
deve essere morbido. Quindi ci sono anche degli acrilici spessi che sono molto morbidi. In questo caso no, è un 80% acrilico, il resto cotone, quindi va bene o per un giaccone ma molto gessato, altrimenti una di quelle copertine che ti metti poi sul divano, ma non penso che venga una dimensione molto grande. Ma ripeto, mi è piaciuto moltissimo la presentazione. Se vai a vederlo vedrai che c'è proprio anche un video con questo copertina o tappeto. Ecco, può essere adatto anche a tappeti questo, questo anche per fare un tappetino può andare bene. Mi è piaciuta la sfumatura, ho scelto il lilla, ma c'è l'arancione che è bellissimo. Ma ci sono altri colori, poi ognuno ha il suo preferito, no? Come colore. Non per un capo d'abbigliamento, perlomeno io non lo consiglio. Io ho già fatto solamente un giro e mi sono fermata. Questo va bene, ecco, per fare dei tappeti è perfetto. Questo proprio per tappeti, oppure di quelle copertine che rimangono belle cicciottone da mettere su. Mi è piaciuto il fatto di vederlo già bello e fatto, e vedendolo così, ecco, ti ripeto, o copertina oppure tappeti. Guarda, verrebbe bellissimo, verrebbe sicuramente bellissimo. Ti faccio vedere questo, che è il tappeto che ho fatto esattamente 20 anni fa. A fantasia, a fantasia. Ecco, un tappeto come questo, secondo me, andrebbe benissimo per quel filato, sicuramente. Ecco, ti ho voluto far vedere, ne ho altri, ma molti regalati alla mamma. E quindi ti dico, quello è il più vecchio che ho, quel tappeto lì, 20 anni. E quindi ti dico, dipende, scusa, dipende poi da quanto lo vuoi fare grandi. Qui abbiamo solo 245 metri, quindi magari un tappetino. Ecco, il tappetino tu magari lo fai rettangolare, se vuoi, eventualmente puoi farlo grande della dimensione che tu desideri. E ho dei tutorial di una copertina rettangolare, tra l'altro puoi utilizzare quella che è una copertina, magari con quello ci puoi fare anche il tappeto. E invece quello che ho fatto io è con una base in rete poi lavorata a maglia alta sopra la rete, mi sono inventato un disegno e l'ho fatto così, a fantasia, ecco, a fantasia. Quindi vi ho fatto vedere anche questo, il prezzo ve l'ho detto, 5,55 € la cake, e vi ho detto la mia, ok? Questa è la sua dicitura. Ecco, guarda, 3,90, 80 acrilico e 20 cotone. Filato bello? Bello, bello, bello? Se ti piacciono i mohair, se ti piace il mohair, questo è di una delicatezza notevole. Ovviamente tutti i mohair sono leggerissimi, proprio leggerissimi. Questo l'ho lavorato con l'uncinetto 3,5, non ho messo nessun, deve essere o il 3,5 o il 4. No, uncinetto 4, ok. L'avevo puntato dall'altra parte. Allora, l'uncinetto 4, questa è sempre la nuova creatura che sto facendo. Abbiamo quindi questo colore che è il più chiaro, come vedi ha delle pagliuzze anche lui, vedi? Ha queste pagliuzze all'interno. Vediamo se riesco a fartelo vedere, ma col chiaro è un po' difficile, comunque lo vedi nel lavorato, ok? Ha delle pagliuzze più scure, però non tutte uguali, alcune sono verde acido o giallo limone, e alcune sono più scure. Il risultato è una nuvoletta, e io di questo filato ho preso, guarda, te lo faccio vedere così, tutto spaparacchiato, guarda che cos'è. È bellissimo. Ho preso questo colore che è il 65% mohair, 15 lana e 20% poliester. Allora ho preso questo colore qui che ce ne sono solo 3 in un lotto, 1, 2 e 3. Quindi questo. Poi ho preso il verde medio, diciamo, perché volevo farla in sfumature di verde.
Adesso aspetta che te lo apro, eccolo qua, questo qui, quindi voglio farlo così chiaro, poi scendendo con questo verde che è più scuro, faccio vedere così, ok, riesci a vederlo? Guarda che cos'è, è proprio nuvola, nuvola, bellissimo, morbidissimo. E poi scendo con questo colore, aspetta che sto tagliando anche l'altro, eccolo qua, che è, vedi, più scura ancora. Quindi farò queste gradazioni, quindi userò un gomitolo fino ad arrivare ad un certo punto, poi dopo scendo con l'altro colore, poi scendo con l'altro colore. Se non bastasse ritorno di nuovo col gomitolo, quello più chiaro. Vediamo, vediamo in base a. Quindi io praticamente ho 3, 6, 9 gomitoli, 3 per colore. Abbiamo detto che sono 50 grammi al gomitolo. Intanto ti faccio rivedere bene i colori accostati uno all'altro. Questo è più piccolino ma non importa, vero? Ecco, vedi, questa è la gradazione che voglio ottenere. Allora, ogni confezione, quindi ogni colore, sono colori molto tenui, molto, tutti, sia quelli che ho scelto io, le gradazioni del verde, che altre gradazioni. Costano ogni 3 gomitoli 6,46 euro, quindi 150 grammi costano 6,46 euro. Io ho preso questi 3 colori, poi ovviamente dipende dal colore che piace a te, e quindi se vuoi fare delle gradazioni, certo è che con 3 andiamo poco avanti, con 3, a meno che non sia un golfino per una bimba, altrimenti se per un adulto con 3 si fa ben poco. Io ripeto, sono andata avanti così, cioè ho preso 9 gomitoli in totale e sicuramente ce la faccio, sicuramente. Già guardando come si lavora questo, sono certa che sicuramente riesco a finire il mio cardigan. Purtroppo non posso dirvi il metraggio non c'è e quindi non posso darvelo, vi posso solo far vedere questo, dirvi quanto ne ho acquistato io e quando lo finirò vi farò vedere il risultato finale, ok? Allora, sapete quanto costano le forbici, quelle lì serie da sarta, che poi a me servono per tagliare i capelli? Comunque io mi sono comprata questo paio di forbici che sono in acciaio, ho già provato, per quello vedete che tagliano i capelli. Adesso non voglio, vabbè, però vediamo. Ok, guardate cosa faccio per voi, vedete? Li taglia in una maniera notevole. Adesso ho tagliato un pezzettino che io appena tocco i miei capelli non voglio che mi vengano. Taglia veramente bene, cioè neanche dirlo sul tessuto, cioè proprio neanche dirlo, sono veramente fatte bene, pesano un pochino, sono abbastanza pesanti come forbici, però cioè, hanno un taglio deciso, guarda, senza neanche ha un taglio veramente deciso. Ecco, qui è in plastica, penso che sia plastica questa, e qui è in acciaio. Io le stavo cercando, ho visto che costavano un bel po' e qui con 6,32 € me la sono cavata e direi che è un'ottima forbice. Adesso per colpa vostra ho tagliato i capelli, ve lo dico, no, un pezzettino, sono le puntine, niente di che. E questa è la misura. Io ho preso quella da 20,32 centimetri, ovviamente, e la vedete, comodissima, ecco, qui dire bellissima e comodissima, molto pesante però, molto pesante, però è comodissima. È così che si usa, Marina? Il pollice nel piccolo, le altre dita in quello grande. Comunque e taglia veramente benissimo. Avete visto anche sui capelli che insomma ci va un po'. Made in China, 6 €
6,32 €, quella da 20 centimetri, da 25 centimetri costa 8 e da 30 centimetri costa 9,61. Spero che hai sentito, comunque ero un po' fuori campo, e quindi questo è. Ti lascio il link anche di questo se sei interessata. Intanto c'è lui, adesso chi me lo scolla? Chi me lo scolla? No, 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 è stupendo, mi piace tantissimo. Allora, ecco, vedi, in questo caso non vanno le forbicine. Queste sono quelle Temu invece. Ve l'ho già fatte vedere, stravedere. Ho preso altri bottoncini, guarda che belli che sono, questi qui sono bellissimi. Sempre in metallo, smaltati color avorio con dei fiorellini, direi che sono dei fiorellini. Questi sono 2, 3, 4, 5, sono bellissimi, 6, 7, 8, 9 e 10, sono 10 meraviglie, le vedi? E in mezzo al fiorellino c'è uno strass, guarda, in mezzo al fiorellino c'è uno strass. Dai. E se ti dicessi che questi 10 meravigliosi bottoni li ho pagati 1,82 €? Aspetta che ci sono varie misure, 1,82 €, 2,32 €, perché penso che questo sia quello da 2 centimetri, 2,32 €, 23 centesimi l'uno. Ne ho presi 10, se è quello da 2 centimetri è lui, 2 centimetri e 3, 2,3. Te l'ho detta tutta, vero? Mi fermo. Bellissimi. Andiamo su un qualcosa di diverso. Allora, questi sono dei guanti in alpaca. 100% alpaca. Allora, in realtà io li avevo presi per mio marito, ma sono stretti. A lui riesce a metterli comunque, però sono stretti, quindi saranno un regalo che io farò. Perché ho preso i guanti? Perché qui i guanti in pura lana o comunque sia una fibra nobile, questi sono tra l'altro neri, penso che non si veda un bel niente, tra l'altro guardate dentro come sono fatti, guardate, costano una cifra, normalmente li trovi in puro acrilico e allora sì, magari te li tirano anche dietro, ma quando li vuoi in lana purtroppo non riesci a trovarli. E questi guanti qui era una misura unica. Questi guanti li ho pagati 2,99 €, vi lascio assolutamente il link. Adesso lo faccio provare a mio marito, aspettate. Ecco, questa è la mano di mio marito e queste sono le mie. Quindi come vedi calza perfettamente, è giusto però, giusto come misura, non è abbondante, però riesci a metterlo tu così? Yes. Ecco, riesce a metterlo, quindi non lo regalo neanche, lo tiene lui. Però se avete un marito con una mano ancora più grande, ecco, lui ha già una bella mano, ha già una bella mano. Però se c'è una mano ancora più grande, sicuramente non riesce a metterla, però questa è giusta, no? Ah, perfetto. Perfetta. Ok. Per lui ho preso anche questi, che sono anche questi in alpaca, sempre doppiati, doppiati. Ok, questo qui forse è un pochino più comodo, sono taglie uniche e l'unica cosa è che per chi ha una mano grande non va bene, non va bene perché è giusto. Mio marito ha una bella mano, non però una manona, ecco. Questi li ho pagati 3,69 €, tenete conto che sono in alpaca e non sono acrilici. Poi ne ho preso un altro, ecco, lo sta sempre indossando mio marito, ecco, questo lo trova più comodo dell'altro, del primo,
ma perché semplicemente per un motivo, perché qui abbiamo tutto il rivestimento, vedi, con il pellicciotto, quindi direi che è ovvio che sia per quello, mentre qua il rivestimento c'è sempre, è sempre tutto alpaca, c'è sempre però inferiore come spessore, e quindi è più, diciamo, lo calza meglio, ecco, lo calza meglio. Stiamo parlando sempre di 3,69 €. Questo costa un pelino di più, 3,69 €. Ok. Questo è il terzo paio che calza come il secondo, quindi sempre taglia unica. Questa è sempre la mano di mio marito. Mettila un pochino più in qua, ecco, c'ha sempre il suo adesivo qui, adesivo, non è un adesivo, è una targhetta. Sempre taglia unica, è ovvio che è elastico, però se c'è una manona no, non va bene. La sua è già una bella mano, però è piuttosto, ecco, questo qui lui l'aveva già, perché questo è il secondo che le prendo di questo modello, e lo sta già usando, si trova bene con questo. Ok, qui abbiamo anche il touch, cioè praticamente lui non lo usa, non lo usa, però c'è il touch qui, vedi, sia il pollice che l'indice. Ok, vi dico il prezzo. Ecco, l'ultimo guanto che non ce l'ho già più, comunque costa 2,03 €. 2,03 € costa l'altro. Ecco, è tornato, 2,03 € questo, sempre in alpaca. Poi, come sai, io metto sempre delle forbicine, sempre. Queste, vedi, io ce l'avevo così, adesso le ho prese in questo modo, 2 € le ho pagate queste qua. 2 €. Io le prendo sempre perché per una cosa o per l'altro mi servono, quindi eccole qua. Bellissime. Ecco. Forse l'avevo anche color arcobaleno, forse, forse. Comunque la gemella, solo che questo è un color arcobaleno. Ok, questo te l'ho già detto, 2,09 €. 2,09 €. Questo vi sembrerà una sciocchezza, e invece io lo trovo geniale. Sono i fermagli, cioè praticamente la parte dietro, la farfallina dell'orecchino a lobo. Avete presente? Quelli che rimangono fermi nel lobo. Che cosa succede? Che io ho il mio forellino è un po' sceso, quindi questo scendeva in questo modo. Utilizzando invece questo, proprio così come ve lo faccio vedere, cioè voi lo mettete sull'orecchio e poi lo portate qui, ovviamente in mezzo c'è l'orecchio, quindi lo portate e rimane dritto, lo portate in alto, rimane dritto, poi ve ne accorgete voi stesso, voi lo inserite nel lobo, mettete questa farfallina e questo rimane dietro, e vedrai che se lo tieni giù non serve a niente, se lo tieni su invece l'orecchino rimane esattamente frontale e quindi non scende più. Il mio buchino, il forellino, che ha un tot di anni, e si è un pochino sceso, e quindi di conseguenza questo qui mi aiuta a tenere gli orecchini a bottone, proprio quelli proprio per fermo, bello, dritto e non così ciondolante in giù. So che non tutti mi possono capire, ma chi ha il mio stesso problema lo può capire, e questo l'ho trovato veramente un'ottima, ottima idea per l'immenso costo di 1 €. 1 €. Ci sono 10 pezzi, quindi eventualmente ne perdessimo uno, ce ne sono altri, e 1 € e io ho risolto il mio problema con per gli orecchini, quelli a bottoncino. E se anche tu hai questo problema, inseriscilo nel carrello, così almeno non evitiamo, ecco, di avere questi orecchini che pendolano, ciondolano, no? Che vanno troppo in giù, oltre il lobo. Adesso arriviamo al mio giochino, quello della quale vi ho parlato sia nella prima parte che nella seconda parte. Questa è la macchina per maglieria, io la chiamo giochino, la macchina per maglieria Centro. Io l'ho presa su Temu, come sapete, e l'ho pagata 40 €,
e ci ha messo un po' ad arrivare, ma francamente mi sono confrontata con Max e Max ci ha messo un mese ad arrivare, invece perché questa ci va più tempo del solito, più tempo, mentre i filati arrivano nel giro di 12 giorni, barra 15 giorni. Questa qui a me è arrivata in realtà dopo 15 giorni, 2 settimane ci ha messo, mentre c'è scritto molto chiaramente che ci mette un mese e qualcosa, anche di più. E difatti anche Max l'ha ricevuta dopo un mese. Mi sono confrontata con lui proprio in uno dei messaggi sotto la mia prima recensione, quindi ci ha messo un mesetto. Se non avete fretta, risparmiate un po' di soldini, altrimenti ci sono altri mezzi dove comprare la Sentro. Questa è una 48 aghi, cioè vuol dire che è la più grande, ok? Non vi faccio vedere adesso come funziona, anche perché ci sto pasticciando. Ho già fatto dei tentativi, anzi te la faccio vedere. Praticamente come funziona? Funziona semplicemente a mano, cioè c'è una manovella qui di lato, mi vedi questa mano qua, c'è una manovella e tu girando la manovella si muovono, vedi tutti gli aghi che portano all'interno, tutti questi uncini, portano all'interno l'uncino e tu continuando a girare in questo modo riesci a realizzare in questo caso un tubolare. Però possiamo anche realizzare, ecco questo è il lago di partenza, possiamo anche realizzare non un tubolare ma proprio un a pannello, quindi si può fare a pannello o a tubolare, basta semplicemente ci sono delle ventose incredibili. Difatti quando si incollano a un piano tipo questo è difficile da staccare, ma è giusto perché bisogna ruotare quella manovella. Comunque vedi tubolare e pannello, basta semplicemente tirare. Adesso non lo tiro su perché sto facendo il tubolare o pannello, e poi abbiamo il contagiri in questo punto che possiamo azzerare pigiando, ma ovviamente non lo pigio, e sicuramente vi farò un video a parte perché è troppo divertente. Vi faccio vedere se lei si sposta un pochino, vi faccio vedere le mie prime cosine, anzi aspetta. Allora, questa è la primissima cosa che ho realizzato con i filati che ci sono all'interno, inclusi nella macchina. È praticamente un cappellino doppio, quindi vedi da una parte ha un colore, dall'altra ne ha un altro, ed è la prima cosa che io ho realizzato, questo cappellino qui. La lana è orrenda, cioè quella che c'era dentro non mi piace per niente, era questo tipo di lana e non mi piace per niente, però era per provare, ho voluto utilizzare i filati che c'erano inclusi per vedere appunto come si lavora. Allora, ci sono molti tutorial online, anche Max ha fatto il tutorial per vedere come si inizia a lavorare con la macchina. Ce ne sono tantissimi, quindi in italiano un po' meno, a dir la verità, perché io quando ho avuto un attimo di tempo ho provato a guardare, in italiano ce ne sono meno, però ci sono. E questa è la prima cosa che ho fatto. Poi ho detto ok, allora facciamo qualcosa di più lungo, e così ho fatto questa sciarpina. Allora, questo è un mohair, mi sono segnata quanti giri ho fatto, 227, l'ho fatta neanche in un'ora. Questa sciarpina, ma quanto è morbida, ok, qui senza se e senza ma, ok, ho fatto questa sciarpina qui, poi ho fatto quest'altra sciarpina con un altro filato, adesso ok, è rimasta un po' svirgolata, ma credetemi, e sentivo appunto che si possono perdere le maglie, che non viene regolare, eccetera. Sì, si possono perdere le maglie, ma si possono anche recuperare se per caso si perdono, come quando si lavora ai ferri, no? Il risultato a me piace tantissimo.
mi piace moltissimo il risultato e non so se fare dei tutorial per la Sentro perché non vorrei essere ripetitiva. Se volete me lo chiedete e io posso, mentre faccio qualcosa per me, vi faccio vedere. Comunque il risultato è molto bello, molto molto bello. Poi ho fatto anche uno scaldacollo, che questo qua sembra uno sciarpone, guardate cos'è. Qua, questo è tra l'altro il filato, vedi proprio uno scaldacollo che diventa anche cappuccio, proprio sopra, scaldacollo cappuccio. E questo è il filato che vi ho fatto vedere, che vi ho detto che è stravagante nella prima parte, no? Vediamo se trovo la testina. Ecco, lo scaldacollo praticamente, vedi, rimane così. Io qui veramente non ho fatto proprio nulla, ho fatto semplicemente un tubolare, poi non l'ho neanche chiuso, ho fermato solamente i fili, sia da una parte che dall'altra è venuto uno scaldacollo, e volendo anche cappuccio, perché l'ho fatta bella ampia, vedi, bella ampia proprio come giri. E per finire sto provando a fare anche un paio di guantini doppiati in modo tale, ma questa è in via di lavorazione e sperimentazione, doppiati per vedere come mi riesce, perché poi qui avevo il pollice fuori completamente, quindi sto provando a vedere se con l'uncinetto può andare bene o meno. Vediamo se riesco a fartelo vedere. Non riesco con una mano sì, una no. Ok, aspetta, forse sono riuscita ad entrare. Ecco, vedi, praticamente un guantino, vedi, con rifinito sopra, semplicemente chiudendolo. E, e questo è quanto. Questo è quanto. Per ora sono riuscita a fare solo questo. Solo, insomma, qualcosa sono riuscita a fare. Non tantissimo, ma qualcosa sono riuscita a fare. Quindi, se vi fa piacere, ottimo, anche ottimo da regalo, forse fate ancora in tempo per Natale, forse. Lì bisogna vedere quando riuscite a prenderla. 40 euro, comunque si risparmiano dei soldi se avete tempo. Se per voi avete tempo, quindi potete tranquillamente prenderla e avere un pochino più di calma. Vediamo che cosa riesco a fare io. Se vi fa piacere sapere di più della macchina per maglieria, il mio giochino, come lo chiamo io, ditemelo, che per me è un piacere, vi farò un video tutto mio, tenendo conto che però ce ne sono altri, ma come in tutte le cose, no? In tutte le cose ci sono già altri tutorial, e quindi se lo volete anche da me, ben volentieri, ditemelo, però scrivetemelo. Un bacione, penso proprio di aver finito, vi ho fatto vedere tutto. Grazie dell'attenzione, spero di esservi stata utile, di essere stata chiara e di avervi magari stuzzicato, e provate ciò che a me è piaciuto veramente tanto e sono certa che non ve ne pentirete. Ciao, alla prossima! Ciao!